Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli o ascendente Gemelli o Luna o Venere in Gemelli. Andiamo a vedere quali sono le energie per te nei prossimi giorni. Questo è un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. E per quanto riguarda invece il rituale della buona riuscita per te, ti consiglio di vedere, o se non l'hai già fatto, il tuo oroscopo, segno zodiacale ascendente che è uscito per te del mese corrente, per andare a realizzare il capolavoro della tua vita in questo mese. Allora, partiamo dagli oracoli. Gemelli, quali sono le energie per te nei prossimi giorni? Vediamo dove puntano l'attenzione. Mettiamo una, poi ne mettiamo due, poi mettiamo tre. Allora, vediamo. Gemelli, qui e ora, la risposta è nel tuo presente, concentrati su ciò che hai. Allora, mi dice che ci sono in questi giorni, stai cercando delle risposte altrove, non stanno altrove le risposte, stanno davanti a quello che c'è già. Quindi concentrati nel qui ed ora, come si fa? E qua vi rimando, ragazze e miei ragazzi, al video nella playlist yoga sciamanico che ho intitolato La sveglia, fallo appena sveglio e vincerai su tutto, dove vi dico di ripetere questo mantra appena svegli e vedete che tutto il giorno, stando nell'azione, avrete un successo quotidiano. E il mantra è Shrim Paramesvari Svaha. Quindi la risposta è nel tuo presente, concentrati su ciò che hai. Qualsiasi tipo di risposta in questi giorni è nel tuo presente, la mente ti può far sviare. Poi vediamo con i tarocchi. La porta del sole mi dice di prendere le redini di una situazione, di portare consapevolezza, di portare... la porta del sole ha a che fare sia con il sole che con l'imperatore, no? L'imperatore è ordine, l'imperatore è costruzione, determinazione. Questi sono giorni che ti vedono impegnato nel ricostruire o costruire ciò che ti dà gioia, basandoti sulla gioia soprattutto. Allora, la porta del sole mi parla anche di una figura di sesso maschile che può influenzare alcune tue decisioni. Può essere un partner, un ex partner, un padre, anche la figura del padre, l'imperatore col sole, no? Ok, quindi c'è questa figura qui che può determinare o una situazione di carenza o una situazione di vittoria. Per esempio, se hai la figura di un padre importante, se sei legata alla figura del padre o hai avuto esperienze negative o molto positive, a seconda di uno sbilanciamento con l'archetipo padre. Quindi se c'è uno sbilanciamento con l'archetipo padre ti dicono di portare in equilibrio questa cosa. Come si fa? Praticamente cosa ti sta dicendo questa stesa con queste prime due carte? Prendi ferma risoluzione di voler fare determinate cose in questi giorni e concentrati su ciò che fai. Integra l'archetipo paterno. Va bene? Ok. Vediamo qua. La casa del cuore con passione, questo è molto l'archetipo materno, no? Allora, questa è la carta che mi sta dicendo di avere compassione. Che cos'è la compassione? L'empatia, quello che manca a questa società attuale nel Kali Yuga, questa civiltà nel Kali Yuga. Ti dicono di avere molta compassione verso te stessa, verso te stesso, molta empatia, trattati bene, vogliti bene, amati. Di portare molta compassione a te stesso e agli altri. Qua ci sono delle figure che magari di sesso maschile che sono delle figure archetipiche, possono essere, ripeto, la prima figura archetipica che può essere influente è il padre, no? Poi possono essere delle relazioni con degli uomini che rimandano sempre all'archetipo padre. Ti dicono sii compassionevole verso queste immagini che ti arrivano e prendi ferma risoluzione di fare delle cose portando quella gioia che ti contraddistingue. Stai integrando l'archetipo padre qua, l'archetipo del sole sta integrando, l'energia mascolina sta integrando in questi giorni. E ti dicono, molte risposte sono nel tuo presente adesso, ti devi concentrare solo su ciò che c'è adesso, con profonda compassione, umiltà ed empatia.
Ok, vediamo i tarocchi cosa ci raccontano perché ci danno dettagli. Questo vale per tutti, poi nei dettagli con i tarocchi vedi quello che ti risuona e lascia cadere quello che non ti risuona, va bene? Perché siamo a migliaia. Usiamo i tarocconi, 6 metri per 3. Gemelli. Apprendista, paggio di denari, ci sono delle questioni pratiche, lavorative, che necessitano una decisione. Questioni pratiche e lavorative, il 4 di spade mi parla di decisioni che devono essere prese. E poi il Papa. Vedo che ci sono delle decisioni che verranno prese, soprattutto nell'ambito lavorativo qua. Sì. Nell'ambito lavorativo qua, se riguardano te, allora è come se qua vedo un'opportunità di lavoro, qualcosa che arriva e ti vedo pensare su come approcciare a questa opportunità o a questa entrata di denaro o anche un'opportunità di lavoro, qualcosa nella vita pratica. Ti vedo meditare su quale decisione prendere o su come comportarti rispetto a questa opportunità. Che sia poi dall'esterno che ti arriva o sia tu che la voglia fare, ti vedo prendere una decisione, prenderti del tempo per decidere su questa opportunità. Il Papa mi parla di discorsi molto seri, di una decisione che tu prenderai o che viene presa, una decisione importante rispetto a questa opportunità. Viene presa una decisione importante rispetto a questa opportunità. Paggio di spade, qua ci sei tu che ti vedo pensare su che opzione prendere. Vedo che l'opzione che sceglierai di prendere, la decisione che prenderai rispetto a questa opportunità è vagliata dalla tua consapevolezza. È vagliata dalla tua consapevolezza, dalle lezioni apprese anche dal passato e da un certo insegnamento appreso da quello che ti è successo nella vita fino a questo momento. Prenderai decisioni serie e importanti, su le quali mediterai. Ti consiglio anche la meditazione, ma soprattutto quella Shrim Paramesvari Svaha, quella che ti ho detto prima, ti permette di stare nell'azione e di compiere delle azioni che siano non vagliate dalla mente, ma azioni che siano vagliate dall'istinto, quell'istinto risvegliato che è proprio il padre, mi spiego? Vediamo cosa ci raccontano le specifiche. Sul paggio dei denari, tre di spade, possiamo aver avuto un dolore qua molto forte o una chiusura di un lavoro, una situazione che è stata molto forte da digerire. Ti dicono concentrati sul presente, la risposta è sul presente, non concentrarti su un vecchio dolore o su una situazione. Qua mi dicono ti vedo propositiva o propositivo rispetto a un vecchio dolore che hai attraversato ultimamente, una chiusura, un blocco, qualcosa che ti è successo. 4 di spade. Il carro, qua mi dice che prenderai delle decisioni molto meditate per andare da qualche parte o per fare la scelta giusta e vincente, mi dicono. Il Papa, wow, asso di bastoni, vedo opportunità e scelte ponderate e decise che ti porteranno una nuova linfa vitale. È come se ti vedessi lasciarti fluire a delle cose a un vecchio dolore o qualcosa che è accaduto. Ti vedo propositivo o propositivo. Ci sono delle nuove opportunità che riguardano anche un'azienda o qualcosa su cui mediterai prima di prendere una decisione, la decisione sarà quella giusta. Sì. Può essere che ci sia una figura influente qui che ti vede meditare prima di prendere una decisione. Qualsiasi decisione prenderai è la scelta giusta, mi dicono. Vediamo un po', fammi mettere un'altra un'altra di queste sulla porta del sole. La porta magica, succede una magia. Succede una magia.
per una decisione che prenderai e che ti permette di spostarti, anche di fare un viaggio, secondo me, una magia. Qua c'è stata l'influenza di un padre o di una figura maschile che ha potuto influenzare in positivo e negativo, poi sono due aspetti della stessa medaglia, però da cui tu apprendi il meglio da questa situazione qui. E dopo averci meditato su, prendi delle decisioni importanti che ti stimolano una nuova linfa vitale, avendo appreso da questa figura paterna o anche maschile avendo elaborato un certo karma. Vediamo sulla porta magica in cosa consiste questa magia. Succede una magia. In cosa consiste questa magia? Gemelli. 5 di denari. 8 di bastoni. Il mondo, comunicazioni su internet o su WhatsApp, email, qualcosa che arriva, una magia. Da una situazione di carenza, 5 di denari, dove ci siamo sentiti carenti o carenti sul profilo psicofisico, carenti a livello economico, carenti. Una certa carenza abbiamo avuto qui, ognuno di voi poi a seconda del vostro karma. Vedo comunicazioni 8 di bastoni su internet, il mondo, email, spostamenti, una magia di questa natura qui. Cavaliere di spade, sì, vedo che tu prendi una decisione o che ci sono comunicazioni che poi portano a farti prendere una decisione che svolta la cosa. Vediamo su queste comunicazioni 8 di bastoni. Delle comunicazioni che aprono nuove prospettive. 2 di bastoni. 2 di bastoni mi parla di apertura di cammino, anche di dover scegliere, no? Farai la scelta giusta, mi dicono, rispetto a una situazione che magari dove vuoi avere di più a livello economico, a livello monetario o qualcosa che ti ha visto carente negli ultimi tempi. C'è una svolta che ti permette di aprire nuove possibilità, questo mi stanno dicendo. Il mondo. 7 di spade, ci sono queste possibilità allora io credo qua c'è un invito, una proposta, una possibilità che ti vede un po' sfuggente all'inizio. 7 di spade, ti vede un po' sfuggente, e ecco perché ti dicono di prendere la decisione giusta meditando, stando rilassata o rilassato e sereno. All'inizio queste possibilità ti vedono un po' sfuggente. Vediamo ancora sul mondo. Sì, un po' sfuggente perché sei un po' stanco dell'ultimo periodo. Però con la giusta consapevolezza prenderai delle decisioni che ti accendono e ci sono anche delle comunicazioni che ti accendono, però ti vedono all'inizio un po' sfuggente e subito dopo prendi delle decisioni perché c'è stato un periodo un po' pesante, mi dicono qua con 10 di bastoni, che ti vede un po' rifugire dalle situazioni. Però assolutamente qua prenderai questa decisione qui. Ancora sul Papa, per favore, con l'asso di bastoni. Vedi 7 di bastoni e il 10 di denari. Qua vedo una situazione di limiti, anche di combattere per realizzare qualcosa, il superamento di limiti che portano a piena soddisfazione e realizzazione sul piano di denaro, sul piano di famiglia, sul piano della tua stabilità personale. Qua c'è una famiglia riunita, no? La stabilità personale. Fatto sta che prendere questa decisione ti è costato un certo karma, ma hai elaborato tutto. Anche una certa situazione familiare, vediamo questo archetipo padre, che me la risolvi. Fatto sta che gli ultimi tempi sono stati un po' stressanti, mi dicono. Però le sollecitazioni che ti arrivano in questi giorni ti vedranno pensare che decisioni prendere e le giuste decisioni ti porteranno ad avere successo nell'ambito di stabilità tua personale, va bene? Ok, quindi ragazzi miei ragazzi, non mi è uscito nient'altro sull'amore, solo questo, mi volevo concentrare proprio su quello che usciva per te, laddove la tua anima andrà a mettere l'attenzione per realizzarsi. Io concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, invitandoti sempre a guardare il tuo segno zodiacale ascendente con i rituali della buona riuscita, quello che è uscito per il mese corrente. Detto questo ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.